tutte e tutti, salve a tutte e tutti. Vediamo un po'. Innanzitutto il video di oggi, la mia live dopo tanto tempo. Creiamo pace tra Ucraina e Russia. Spirano purtroppo dei venti di guerra. Ecco qua che io metto i dati. Spirano dei venti di guerra. Un momento. Devo lasciare. Scusate. Vediamo, ce la siamo quasi fatta. Ecco qua. Ancora non ho nessuno in chat. E vi dicevo prima che chiamasse il telefono, vediamo di pubblicizzare. Prima che suonasse il telefono io dovessi andare. Vediamo un po'. Vediamo un po' di parlare di questa grave situazione che sta accadendo tra Russia e Ucraina. Allora, prima mi sono scordato di dire nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
io vi benedico, care figliole e cari figlioli ucraniani e russi. Avete entrambi il diritto di vivere in questo mondo, ma se siete dei credenti non fate la guerra, altrimenti tutti voi sarete dei perdenti. Dalla guerra non viene nulla di nuovo, di buono, di nuovo, e dalla guerra tutti risultano perdenti e non vincenti. Quindi io vi esorto, cari amici e care amiche, a fare la pace, a non ostigarvi. Chiaramente, ecco, creiamo pace tra Ucraina e Russia. Cresci con noi su YouTube live, perché si può crescere solo in pace. La pace è ciò che ti fa crescere, la pace è ciò che veramente è il futuro dell'umanità, e non la guerra, capito? La guerra non è una soluzione a nulla. Adesso hello to my four friend that follow me, grazie ai miei 4 amici che mi ascoltano. In a future, in a day, more or less, you can find subtitles on this live. Fra un giorno circa potrete trovare i sottotitoli di questa live. E quindi, come dire, veramente bisogna fare di tutto per aiutare questi due popoli fratelli a trovare la pace di cui hanno bisogno, per andare d'accordo, per non affogarsi nelle ostilità. E poi io mi domando come mai Putin ha detto che faceva solo manovre militari quando era sotto gli occhi di tutti che invece non stava facendo nessuna manovra militare. D'altra parte questo è un sordido conflitto tra Russia e Ucraina, perché già ha quasi 10 anni, e dal 14, da 7 o da 8 anni, che più o meno 10 anni, dal 2010 che ci sono problemi, se non anche prima, perché non hanno mai accettato la dissoluzione dell'Unione Sovietica in quanto non ente ideologico, ma in quanto ente geopolitico. Non ci scordiamo che Russia si approvvigionava e si continua ad approvvigionare di risorse, materie prime ed energetiche nelle ex repubbliche sovietiche e nei paesi satelliti, che adesso ha trasformato nella comunità di stati indipendenti. Sono rimasti molto male quando Polonia è voluto entrare nella NATO. A me un insegnante di scuola guida mi ha detto: ci siamo dovuti sopportare la presenza dei russi durante tutta l'occupazione, che hanno considerato un'occupazione, perché difatti le elezioni sono state una finta che ha fatto Stalin. Non ci sono mai state libere elezioni in Polonia, e ci hanno imposto il russo pure come primo idioma. Quindi i russi si sono fatti odiare in tutti i paesi dell'est, anche nei baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, in Ucraina anche gli stermini per morti di fame a cui ha condannato Stalin milioni di persone, dicono 8 milioni di persone in Ucraina. E anche Georgia è stata molto sottomessa, patria del dittatore sovietico. Georgia, lui trattava sempre di nascondere il suo accento. Quindi l'Ucraina, appena si è dissolta l'Unione Sovietica, è voluta essere indipendente. C'è riuscita per un breve periodo, e poi Putin ha saputo astutamente mettere alla presidenza un filo russo,
perché non tutti gli ucraini o ucraniani sono indipendentisti, molti sono anche a favore cioè di un'unione con di un ritorno con Russia. Infatti è per quello che c'è un grave conflitto anche interno, comunque limitato alle zone guarda caso produttive del Donbass. Ma la retorica di Putin è un po' come la retorica dei nordamericani che dicono sì vabbè, noi abbiamo conquistato le terre agli indiani, li abbiamo ridotti in numero, ma i nativi del Nord America non erano nativi di qua, perché 40.000 60.000 anni fa erano tutte popolazioni asiatiche che sono ridiscese attraverso lo stretto di Bering, attraverso l'Alaska, e hanno abitato Canada, Stati Uniti, Messico, arrivando fino alla Patagonia. Quindi l'argomentazione dei nordamericani è: non abbiamo occupato terra a nessuno, perché le abbiamo occupate come i nativi le hanno occupate a loro volta. La stessa argomentazione che hanno avuto gli australiani, cioè gli aborigeni non erano di qua, erano della Polinesia, della Micronesia, di isole remote, che sono venuti qua, e quindi così come loro hanno occupato queste terre disabitate e noi siamo arrivati beh vabbè, c'erano loro, ma loro neanche erano di qua, e così hanno iniziato a decimarli. Sono argomentazioni discriminatorie e sono argomentazioni che veramente non hanno nulla di razionale, perché sarebbe come se io mi sapessi di ascendenza etrusca e direi: io e la mia famiglia adesso andiamo a vivere a Cerveteri e ad Ardea, e tutta la gente deve sgombrare, tutti gli edifici devono essere demoliti, quelli che vogliamo noi. Perché? Perché noi siamo i veri discendenti degli etruschi e tutti gli altri sono degli impostori. Cioè dopo 2000 anni tu dici: io sono il vero etrusco, e tu no, tu te ne devi andare. Allora Putin prima ha iniziato a dire che sono popoli fratelli, perché dalla grande Rusk del nord sono tutti nati nel nord, e poi inizia a dire che si deve fondere Ucraina con Russia, perché Ucraina è una creatura di Lenin o di Stalin, credo di Lenin. Volete la deleninizzazione? Bene, adesso ve la do io, ci riuniamo insieme. Mi fa anche ricordare, perché non è l'unico tentativo di Putin, anche di Stalin. Loro hanno il sogno, il pallino del panslavismo, cioè del grande paese di tutti gli slavi. Mi fa ricordare che Stalin anche annetteva i paesi dell'est, perché voleva che tutti i paesi dell'est slavi fossero alleati dei russi. E mi fa anche ricordare il pan-germanesimo di Adolf Hitler, che lui sognava con una pan-germanesimo, cioè l'unione di tutti i popoli germanici. Infatti all'inizio ha iniziato a annettersi territori senza sparare un solo colpo, che appartenevano a paesi slavi, per esempio Cecoslovacchia, Romania, Ungheria. C'erano dei territori che vivevano da secoli tedeschi, e così lui li riannesse e poi conquistò i paesi di passo, oppure questi paesi si allearono con lui perché non volevano entrare in guerra con il Terzo Reich, che sembrava portarsi il mondo davanti, e poi finì come finì. E quindi si annesse l'Austria con l'Anschluss, l'annessione, o forse si chiama Anschluss perché il giorno di Pasqua, non so.
Qualcuno di voi se lo sa perché si chiama Anschluss, lo scriva nei commenti o lo scriva in chat. E quindi la mossa di Putin mi fa ricordare l'ultranazionalismo tanto di Stalin come di Hitler. Il nazionalismo è quando si considera che bisogna difendere la propria nazione, cioè il luogo dove il luogo dove si è nati, il luogo dove si è nati, dagli altri, quindi attaccare gli altri perché si sta sotto assedio, soprattutto se c'è un premier paranoico. Invece il patriottismo è difendere la propria patria, il luogo dei propri genitori, e quindi non aggredire gli altri in prima istanza. Uno può sentirsi patriottico anche se discende da altri paesi ed è nato in un altro, perché magari i propri genitori sono nati lì, ma lui, soprattutto nel nuovo mondo, chissà da dove viene, quali sono le sue origini. Invece il nazionalismo di solito è più reattivo, ma fanatici comunque ce ne sono ovunque. E allora ci troviamo di fronte a questa situazione che nessuno voleva intervenire perché si considerava che Putin sarebbe stato ragionevole, ma uno che è stato al governo più di 26 anni, 30 anni e che è stato, come molti del suo gabinetto, agente del KGB, tanto ragionevole non lo sa essere, tanto ragionevole. Basti pensare che ha inventato una formula. Prima non so se nell'Unione Sovietica il primo ministro non c'era o non era importante. Adesso da quando c'è lui, che l'ha nominato Boris Yeltsin a lui, in pratica si alterna con Medvedev. La formula è sempre la stessa alla presidenza e come primo ministro: Medvedev Putin, Putin Medvedev, Medvedev Putin, Putin Medvedev, Medvedev Putin, Putin Medvedev. Ecco, ripetetelo come un mantra nel corso di 26-30 anni. Poi Putin ha detto che vorrà rimanere come premier a vita, lo dovranno togliere già per mandarlo a un geriatrico o a un cimitero, però da quando c'è lui in pratica è lui che conta. Medvedev non conta niente, cioè anche se fosse Medvedev presidente, però le notizie sono riguardo il modo di agire di Putin, non riguardo Medvedev. Cioè Putin è quello che sta dietro il potere, anche quando momentaneamente ce l'ha, anche quando momentaneamente ce l'ha Medvedev, perché Medvedev è 1-0 alla sinistra e Putin è l'infinito, il 0 verso l'infinito positivo. Medvedev è il 0 verso l'infinito negativo, cioè in pratica Medvedev è l'uomo d'azione del Putin intellettuale, o meglio dire Medvedev è un soprammobile dello studio di Putin. Come mai ci troviamo in queste condizioni? Perché ogni volta che Putin ha attaccato la Georgia, la Moldavia, per esempio, non tutti sanno di Transnistria in Italia. Transnistria è uno stato che si è fondato perché la Repubblica Moldava è voluta compiere una secessione da quello che era il moribondo, putrido corpo morente dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, ex perché non esiste più, come l'Ucraina, e si dice che il Cremlino ha finanziato i separatisti. In pratica è rimasto uno stato che è una frangia, sono morti 3 milioni di persone, 1,5 milioni di persone per parte, ma questo stato che è una frangia è rimasto come ai tempi dell'Unione Sovietica e sembra di stare in Corea del Nord, soltanto che c'è molta più opulenza, ci sarebbe una corruzione pazzesca. Già che ci stiamo,
Putin parla della corruzione in Russia. In tutti i paesi slavi è un po' come il sud Italia, ma in Russia forse c'è la stessa o più corruzione dell'Ucraina. Allora che ti fai una guerra perché c'è corruzione in Ucraina? Cioè sono dei precetti morali che hanno utilizzato anche i presidenti del Nord America. In Nord America, io qua sto dicendo delle cose scomode per YouTube, ma spero che passi di largo. Insomma, in Nord America c'è stato la segregazione razziale sino al 73, 74, 76. John Fitzgerald Kennedy in Alabama ha fatto scortare dalla polizia militare, da migliaia di agenti, due giovani che pretendevano entrare nell'università dell'Alabama, e il governatore dell'Alabama si oppose. Finì per poco, finì che scoppiava uno scontro a fuoco, perché il governatore dell'Alabama istrionicamente stava dentro l'università con la sua guardia federale, e gli agenti invece, cioè la guardia statale, la guardia statale e la guardia federale mandata, e la polizia militare mandata dal presidente degli Stati Uniti, stavano fuori. Per poco si scontravano. Infatti trasse una grande lezione John Fitzgerald Kennedy e tutti gli altri presidenti, che dovevano federalizzare tutte le forze poliziesche, militari, degli stati, perché non obbedissero strettamente al governatore, altrimenti ti viene un secessionista e fa guerra agli Stati Uniti. Allora dicevo, perché sono passato, ecco, la stessa cosa, la stessa segregazione c'è in Russia adesso. Cioè Caterina la Grande, la zarina Caterina la Grande, nel 1800, per ampliare il suo impero, sterminò interi villaggi e intere popolazioni caucasiche. Ma voi di questo non lo sapete. Sapete che nel 1800 il generale Custer massacrò indiani nativi americani in Nord America, ma non sapete i massacri che hanno fatto gli zar prima, e poi anche i sovietici, perché in pratica Lenin fu il nuovo zar, di persone caucasiche, cosacchi e altri. Quindi se gli zar governavano col pugno di ferro, i sovietici governarono con la strategia della tensione e del terrore. Chiunque poteva andare a finire in un gulag, chiunque poteva essere fucilato per tradizione alla patria e sedicente mentalità borghese, chiunque poteva essere tacciato di essere un borghese, capito? Anche la gerarchia sovietica. La moglie di Molotov andò in un gulag per mentalità borghese, e quindi era un regime del terrore. Come giustificare tutto questo? Beh, veramente io non ho un'idea. Non ho un'idea di come si possa giustificare tutte queste atrocità. Però una cosa è certa, che l'Unione Sovietica non è stato un regime pacifico. E che faceva il nostro amico, che era giovane, ci avrà avuto 30 anni, 25, 35, come promettente ufficiale di carriera nella Germania dell'Est, a Berlino Est? Che faceva Putin da quelle parti? Ecco, è qualcosa che non dirà mai. Qualcosa, visto che non ho nessuno in chat, ecco, qualcosa che non dirà mai, capito? Qualcosa che non dirà mai. E invece noi sappiamo
vediamo, cambio il fondo, no, questo. Noi sappiamo che quello che faceva, che cos'era, interrogare, interrogare, stava nel KGB, era giovane ufficiale di carriera ma del KGB, non dei carmelitani scalzi, hai capito? Quindi voglio dire, da una parte mi segnava che c'avevo uno spettatore, d'un'altra due, quindi sta all'Occidente adesso a fare qualcosa. Ma che possiamo fare? Putin dice che la NATO ha circondato di basi tutta la Russia nei paesi dell'est, ma è anche vero che Putin ha iniziato a fare problemi da quando sta al governo della Russia. Ve l'ho detto, appunto, tutte le intervenzioni che ha fatto, per esempio ha massacrato persone in Cecenia, ha massacrato persone in tante altre parti del mondo, e poi finanzia governi che cadrebbero perché fallimentari, come quello di Hugo Chavez, di Correa, di Maduro e anche dei Kirchner. Li finanzia assieme a Cina perché fanno comodo. Poi non so se Cina adesso sta andando contro gli interessi di Putin o giocano a fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, perché Cina comunque diplomaticamente ha preso le distanze da Putin, e questo non significa che se Putin riesce trionfante poi non gli si avvicini di nuovo, e questo non significa che magari non aiuti Occidente con gli embarghi se Putin risulta perdente. Quindi i cinesi fanno come il Santo Padre: o Francia o Spagna, purché se magna, e non si compromettono, e non si compromettono, cioè non comprano nulla, loro aspettano le ribasse, gli sconti. Quello che succederà succederà, se non deve succedere nulla non succede nulla. Come dire, quindi in questo modo sta andando avanti il mondo, cioè da settimane c'è questo conflitto. Io volevo farne un video prima, ma avevo da fare. Poi ieri nel mio secondo canale ho caricato una live che feci 2 giorni dopo il mio compleanno, il 28 gennaio 2022, che ho già compiuto 53 anni il 26 gennaio. Fatemi gli auguri sotto questo video. Mi raccomando, se avete qualche opinione da esprimere riguardo come creare pace tra Ucraina e Russia, commentatelo in chat oppure sotto questo video quando sarà finito. E se vorreste sostenere questa iniziativa di proporre idee per la pace fra Russia e Ucraina, allora date un mi piace sotto questa live o il video quando sarà disponibile, oppure abbonatevi al mio canale per supportare proprio l'intero canale. Allora adesso siamo in 4, almeno qua mi dice che siamo in 4 la piattaforma, poi vado a vedere e siamo in 2. Perché siamo in 4? Ah, ecco, hello to everybody, perché c'è uno, ci sono 2 persone che non sono della piattaforma rossa ma che sono di altre piattaforme. Adesso siamo a 2 perché uno è della piattaforma viola e uno è della piattaforma rossa. Ecco perché diminuivano e aumentavano, mi seguivano da lì, mi seguivano, hai capito? E quindi ci saranno persone
che sanno parlare in italiano anche in Russia, perché se dalla piattaforma russa mi seguivano, vuol dire che ci sono, o sono degli italiani in Russia o anche in Ucraina, oppure cercano o sono dei russi e degli ucraini che parlano in italiano, oppure cercano di sapere quello che sto dicendo. Magari è qualche agente, chi lo sa, è qualche agente, qualcuno che sta facendo intelligenza, chi lo sa. Però appunto io durante tutta la mia live ho detto che bisogna fare pace tra Ucraina e Russia, capito? E quindi mi fa piacere che mi seguano anche le persone che possono essere coinvolte in tutte queste operazioni, che le cessino al più presto, che le cessino al più presto e quindi facciano la pace, perché la pace è indispensabile, se no non si può crescere insieme su YouTube. E io voglio che tutti quanti noi possiamo crescere su YouTube, ma anche nella vita, come in questa live. Benedico le 4 visualizzazioni che ho adesso, e quindi come dire, peccato che non stanno tutte nella stessa piattaforma, ma appunto vedo che ogni tanto qualcuno entra, anche buzzica un po' per la piattaforma viola, mi fa piacere. Poi ce n'ho adesso 2 nella piattaforma rossa, e in VK no. Ah, però c'ho uno nella F azzurra che se n'è andato, cioè entrano, escono le persone, per quello c'ho 4 5 4 3 nell'occhio qua. Tanto sapete che programma sto utilizzando, anzi che sito web, con la mia vecchia Logitech del 1999, forse di anni precedenti. Infatti si vede la risoluzione che qualcuno ha detto nella F, nel social network F, che è simile alla foto a un cartello, una cosa del genere. Allora bisogna dire, capito, quanto mi manca Serafino Massoni. Lo dovrò ritornare a vedere, credo che continui a fare video. Hai capito, bisogna dirlo, no? Bisogna dirlo, hai capito. Sembrava che parlava come Sandro Pertini. E bisogna ribadire che la pace è l'unica cosa che ci fa vincere tutti, la guerra ci fa perdere tutti. Commentate, o voi o 4 persone che mi seguite da VK, piattaforma viola e piattaforma rossa, perché non entrate in chat? Ah, forse perché da VK non si può chattare, a meno che non entrino nella piattaforma rossa, logicamente. Ma credo che da quelle parti va di poco, che c'è Rutube che va molto. E allora, come dire, ho fatto questa sparata, che ho fatto questa live adesso siamo arrivati a fare mezz'ora, anzi più di mezz'ora, 35 minuti quasi, così, perché mi scappava di fare la live da tanto tempo che non caricavo un video, e in pratica l'ho fatto senza previo avviso. Ho lanciato proprio al momento ho lanciato i messaggi che andavo in live nelle reti sociali. Però ecco, quanti mi seguiranno nella F azzurra, che vengano a vedermi, adesso nessuno, nel mio canale. Comunque ecco, io cerco di avere nella piattaforma viola almeno 3 spettatori in simultanea, quindi chiunque mi stia guardando dalla piattaforma viola, che faccia venire uno spettatore in più o 2, perché aggiungi un posto a tavola, avrai un amico in più.
che c'è posto anche per te, che c'è posta anche per te. Alzati e valla a cercare, intanto l'altro mangia tutto. Ma vabbè, a parte queste corbellerie, su via. Io volevo proprio dire a quelle persone che mi stanno seguendo che dopo troveranno i sottotitoli quando questa live rimarrà come video. Dopo 2 giorni, dopo un giorno, io credo dopo 2 giorni, perché se no molte volte devo farlo alla mezzanotte, e allora dopo 1 o 2 giorni ci saranno i sottotitoli in 130 idiomi. Ma per intanto quelli che riescono a comprendermi commentino questo video, apportino le loro idee e dicano come secondo loro debbono svolgersi le trattative di pace. Mi auguro che ci sarà pace. Secondo voi ci sarà pace alla fine? Putin si ritirerà? Che farà? Cosa fare in caso non si ritiri? Perché il problema è che lui può rivendicare anche, diciamo, la sovranità sulla Polonia, che faceva parte dei paesi dell'est dell'Unione Sovietica e anche paesi satelliti. Quindi alla fine Putin avanza e si avvicina. Altro che la Cina si avvicina, Putin si avvicina. Che fa se d'un botto di nuovo come nel 41 o nel 39? Anche Stalin invase la Polonia e la divise con Hitler. In pratica erano alleati, avevano un trattato di non belligeranza che in pratica era un vero trattato militare, e si spartirono la Polonia tra Hitler e Stalin. Ecco, se adesso lui invadesse la Polonia dicendo che deve metterci un presidente filorusso, che deve uscire dalla NATO e tutte queste cose qua, come vuole fare di nuovo con l'Ucraina o Ucraina, che cosa farà Occidente? Cioè, se non lo fermiamo Putin sul guado, una volta che passa il fiume sarà più difficile fermarlo, capito? Lo dovremmo fermare proprio nel guardare il fiume, perché dall'altra parte si potrebbe difendere molto bene. Di qua dal fiume ormai è tardi, ci ha invaso. Invece in mezzo al fiume lo sorprendi, è molto più vulnerabile. Adesso il fiume lo sta guardando nel Donbass, però potrebbe fare un salto in Ucraina, e poi oltretutto la circondata con più di 100.000, 180.000 soldati, truppe eccetera, che è una grande mobilitazione, forse più grande della mobilitazione iniziale che hanno fatto quando Hitler li attaccò. E allora che succede? Che una volta che occupano Ucraina e che ci tagliano il gas per completo, e poi possono avanzare nelle repubbliche baltiche di Lettonia, Estonia, Lituania, poi possono prendere Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Polonia. Questa è geopolitica. Cioè la geopolitica consiste in due cose: innanzitutto avere dei paesi alleati o satelliti intorno per ridurre lo spazio di manovre del nemico, e secondo, avere dei paesi dai quali estrarre le materie prime. Ma questa è geopolitica non del ventunesimo secolo, è geopolitica dell'epoca di Napoleone Bonaparte, di Gengis Khan, di Sanzé, che lui paventava appunto conquistare intorno delle terre o avere dei regni alleati. In questo modo era più difficile per il nemico avanzare verso il cuore dell'impero. Se invece tu non hai delle zone cuscinetto, puoi essere aggredito da un momento all'altro. E questo è il timore di Putin, è per quello che è esistita l'Unione Sovietica, prima di tutto per sfruttare le materie prime e la forza lavoro degli altri paesi, col pretesto che portavano la libertà del socialismo, e secondo,
e secondo che così avevano una protezione contro l'occidente capitalista che poteva invaderli, distruggerli e tutto quanto il resto, insomma, che sappiamo che erano menzogne, insomma. eh, Però loro ci credevano vivamente. E che dire, amici, che dire? Che qua c'è un computer un po' lento, vedo che siete in tre, mi fa piacere, e il fatto è che nessuno di voi interviene, ve ne state zitti zitti. Ma che è successo? Ma che è successo? Che non vi fate sentire? Insomma, non ho mai avuto una non ho mai avuto una frequentazione in live così silenziosa. Veramente, siete molto disciplinati, complimenti. Mi ascoltate, si vede che ho delle cose interessanti da dire, ma non parlate, siete moci moci. Ma come mai? Ma come è possibile? Vediamo un po' di mettere degli hashtag appropriati qua. Vediamo un po', sono gli hashtag che ho messo su ecco, selezioniamo, metto anche nella lista di riproduzione, così poi voi potrete andare a guardare il video in una lista di riproduzione. E mettiamo i tag, mettiamo i tag, mettiamo i tag. Mettiamo i tag, che qua c'ho un'applicazione che non parte mai. Vabbè, allora mi raccomando, forza e coraggio. Vediamo un po', e mi pianta in asso questa applicazione che non parte mai. Mettiamo mi dice ma come, è la prima volta che dice di vabbè, vediamo, forse i tag ci vanno dopo. Intanto vedo che mi sto streamando nella rete sociale dell'uccellino azzurro. Chip chip chip, c'ho uno spettatore in diretta lì, che bello.
vediamo un po' per mettere per mettere un po' di tag a questa live. Lo faccio in diretto, tanto. Allora bisogna fermare Putin, dal fare cose che non deve. Cosa succede in Ucraina? È bella domanda. Cosa succede in Ucraina è un interrogativo, eh, un interrogativo pazzesco. Speriamo che non succeda nulla di grave, insomma, alla fine. Però con le mire espansioniste di Putin, preoccupano non poco. Preoccupano non poco le mire espansioniste di Putin, che ha invaso a tutti gli effetti l'Ucraina, perché è uno stato sovrano indipendente. Altrimenti, voglio dire, la sua posizione giustifica, eh, diciamo, l'invasione dei territori palestinesi. Senza volerlo, lui che ha sempre difeso i palestinesi, adesso ne giustifica. Ne giustifica l'invasione dei territori palestinesi. Hai capito? Senza volerlo, magari legittima l'invasione dei palestinesi. Qualcuno glielo va di raccontare, insomma. Qualcuno glielo va di raccontare. Ma è così. Stanno succedendo delle cose terribili. Ce ne dobbiamo rendere conto prima che sia troppo tardi. Vediamo un po' di mettere altri. Qua più. Prima di, insomma, che sia per troppo tardi, freniamo questa escalation e soprattutto questa sete di conquista di Vladimir Putin, che veramente non se ne può più. Non se ne può più di questa. Non se ne può più di questa guerra.
forse sì, caro amico, ci sarà una terza guerra mondiale, vediamo. Ah, ecco qua che ho qualcuno in chat. Ecco qua Maxim Kirovukov. Ciao Maxim Kirovukov. Crivo, perdon, scusami se leggo male il tuo nome. Maxim Krivogov. Maxim Krivogov. Hello Maxim Krivogov. Thank you for following me. E allora diciamo che ecco, mettiamo, ho quasi messo tutti i sottotitoli, vediamo, c'è sempre c'è se qualche parola di più che bisogna togliere. Se no non se no uno no, non può mettere tutti i tag. Vediamo un po' che ecco qua messo. Salvato tutto e poi vediamo personalizzato, partecipanti, chat dal vivo e monetizzazione. Lo so, scusate che può sembrare un po' noiosa questa operazione qua, ma su questo video gli annunci sono limitati o assenti perché include contenuti identificati come non adatti alla maggior parte degli inserzionisti. Rimane comunque completamente riproducibile e sono è idoneo ottenere entrate derivanti dagli abbonamenti a YouTube Premium, perché evidentemente tocco temi sensibili e purtroppo questo succede sempre di più su YouTube, succede sempre di più, succede sempre di più, ma vabbè, sono temi sensibili, quindi rispettiamo la volontà di YouTube di non trattare certi temi. E siamo arrivati ai 55 minuti. Allora come dire, ci ha visitato una persona in chat. Creiamo pace tra Ucraina e Russia. Cresci con noi su YouTube live. Mi raccomando, seguitemi dalle tante piattaforme dalle quali mi seguite, perché sto usando l'applicazione Restream. Forse è per questa ragione che diciamo YouTube considera
che ormai l'ho detto, la piattaforma rossa considera che il mio video non è atto a essere monetizzato totalmente, o forse no, forse dovrò chiedere la revisione di questa ardua sentenza, però sono riuscito a mettere gli hashtag corretti e i tag corretti. E poi vabbè, potrei anche mettere, guarda un po', non ci ho pensato, potrei anche mettere in modificare video, eh, no, vediamo un po', e ho tolto la piattaforma dell'uccellino. Potrei mettere, perché non lo faccio? Ah no, perché tolgo la descrizione, poi già ci sono come come tag, insomma. Che strano che non risulta. Lo rimetto di nuovo. Vediamo. No, infatti qua c'è qualcosa che non va. No, mannaggia. Ecco, dovrebbe andare qua, magari dire anche mannaggia è un qualche cosa. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Vediamo un po'. C'è qualcosa che non va. Eh, ah, ecco perché l'avevo scritto. Avevo scritto mannaggia, cioè l'avevo scritto in un altro luogo sbagliato. Ecco perché. Vabbè, adesso in pratica chiudiamo, va. Allora non so se avete capito bene il mio ragionamento. ehm, Sono molto contento che mi avete seguito. Benissimo, adesso si vede tutto come si deve vedere, però chiaramente adesso io mi sono stancato, tanto c'è solo una persona che mi segue. Mi dispiace perché proprio dalla piattaforma viola, chissà se il nostro amico Dancol 83, non ho modo di saperlo, ossia un modo ce l'avrei, vediamo. Non so chi mi segue perché poi dal cellulare non si può vedere chi ti segue. Vediamo il mio canale, ecco qua, io mi sto guardando ma non vedo chi mi segue, ma no, non vedo chi mi segue. Che poi Dancol 83, ecco Dancol 83,
Mi raccomando, di ai tuoi moderatori Dancolo 83 che mi hanno bannato dalla chat, che io ti seguo ormai da quando stavi su YouTube, da quando hai iniziato su YouTube, e quindi voglio dire che ci pensino un attimino. Hanno commesso un errore, capito? Hanno commesso un errore, caro Dancolo 83. Ma io non so se seguirai, se mi stai seguendo tu su, diciamo, la piattaforma viola oppure no. Però ecco, ieri ho visto dei film di Staglio e Olio molto belli, molto troppo forti. Voi non avete idea. Se la vita fosse così sarebbe bellissima, però non è così. Ecco, adesso si è aggiunto qualcosa, perdon, qualcuno da VK. Allora, dearest friend, thank you for following me from VK. E io al più presto, se parli l'italiano mi capirai, comunque al più presto metterò sottotitoli. Ditemi cosa pensate del conflitto nel Donbass, del conflitto fra Russia e Ucraina. E niente, a questo punto io vi voglio lasciare perché siete entrati in 3 finalmente di nuovo a seguirmi, ma io sono stanco. Ho fatto 1 ora e 3 minuti di live e quindi, considerando l'ora, le 16 ora di Roma, e considerando che la partecipazione in questa live per discutere di come creare la pace tra Ucraina e Russia è molto scarsa, allora vi devo lasciare. È stato un piacere fare questa live per me, spero che lo sia per voi averla seguito, e spero che sia un piacere per tutti quelli che la guarderanno quando sarà come video, guardarla, apportare le loro idee qui sotto, sostenere questo canale abbonandosi e condividere questa trasmissione e tutte le altre. Visitate il mio canale, guardate i miei vecchi video. E adesso vi devo lasciare perché ho finito gli argomenti, cioè ho parlato molto all'inizio, ho parlato da solo. Adesso se intervengono persone e non mi fanno domande, allora non ho ragione di continuare a parlare, perché ho già esposto tutti i temi prima. Quindi a tutti coloro che guardano la live da questo momento, per favore, quando io la finirò, andate a guardare, andate a cercare di guardarla dall'inizio. Io ho parlato molto, ho parlato più di 40 minuti sul tema, perché non è intervenuto nessuno in live. Allora mi è toccato parlare da solo. Questa live voleva essere per conversare e discutere sul tema di come fermare le ostilità e di come fermare l'avanzata di Putin su tutto l'est europeo, perché con le buone o con le cattive vuole prendere dominio dei paesi dell'est, che sono entrati di loro iniziativa nella NATO, proprio per sottrarsi all'influenza ex sovietica degli stati della comunità indipendenti, la comunità di stati indipendenti, CSI, che è l'ex Unione Sovietica. La Cina per il momento si mostra ambigua. Cosa farà? Forse si mantiene neutra come le truppe prussiane durante la battaglia di Waterloo, per poi passare dalle parti di chi sembrava il vincitore, gli inglesi,
e quindi tradire Napoleone Bonaparte, perché all'ultimo momento i prussiani intervennero freschi nella battaglia di Waterloo contro i francesi. Non è che intervennero subito, si mantennero lì nella collina e neutrali. Se vincevano i francesi intervenivano a favore dei francesi, e questa è la realpolitik. E poi la geopolitica è l'equilibrio fra le potenze, e noi europei rischiamo di esserne la scacchiera e le pedine. Quindi un abbraccio. Sant'Enchan, anche in questa opportunità il reverendo Sant'Enchan ha fatto geopolitica. Allora, nel nome del Pater, del Filius, dello Spiritus Sanctus, ergo te absolvo. Cari figlioli, benedico i popoli dell'Ucraina e della Russia affinché trovino la pace e non si facciano la guerra, e mi raccomando, viviate tranquilli e sereni. Arrivederci. Vi saluta il vostro Sant'Enchan, come sempre sobrio. Arrivederci, perché ieri ho visto, però parlato in inglese nella lingua originale, che è molto molto diverso. Stanlio e Olio, Stan Laurel and Oliver Hardy. Arrivederci. Poi naturalmente seguitemi in tutte le piattaforme e le reti sociali. Come avere del mio materiale? Ecco, se siete venuti, se arrivati fino a qua, vorreste sapere come trovarmi sul web. Semplice, non importa che motore di ricerca avete, ma se utilizzate Google Chrome è meglio, Google Search, cercate Sant'Enchan con o senza hashtag, separato o no, come leggete nella parte rossa qui sotto, follow Sant'Enchan. Scrivete Sant'Enchan solamente senza follow e vedrete video, post, articoli, foto, videoclip e quant'altro del grandissimo Sant'Enchan, che poi non sarebbe altro che io stesso. Troverete più di 15.000 foto e video in Instagram, tanto già mi hanno limitato le monetizzazioni, quindi posso, nella piattaforma viola ci sono dei video, ci sarà questo, in Twitter, in Facebook, manco io so quante cose ho: Sprecher, SoundCloud, Tumblr, Like, Dambash, YouTube, LinkedIn, e mamma mia, e poi altri 3, perché in pratica sto trasmettendo in anche Vimeo, Dailymotion, sto trasmettendo in una marea, anzi qua purtroppo si sono cancellati le altre piattaforme, perché mi sembra che devi essere Dailymotion, sta trasmettendo, ma in Vimeo non. Vediamo di aggiungere, tanto per saperlo, non per metterla adesso. Vimeo mi sembra che no, c'è Nonno Olive, che non è Palmolive, ma Vimeo non appare, non so, che non ho live, no, forse è una specie di Restream. Dopo vado a cercare che cos'è. Però dicevo, ecco, adesso siete in 2, mi spiace sempre tagliare che qualcuno mi segue, ma non ci posso fare nulla. Ho deciso, è troppo tardi, vediamo di arrivare alle 16, quindi manca qualche secondo, a meno che qualcuno non scriva. Ecco, già stiamo alle 16 e sono passate
un'ora 58 59, un'ora e 11 minuti. E io sono stanco, cari bambini e care bambine mie, cari bambini e cari bambine mie, miei. Vi consiglio di leggere. Come vedete alle mie spalle ci sono tanti libri. Ecco, Osho Rainish, Tantra, la comprensione suprema, e vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di leggerlo, e vi consiglio di leggere anche questo libro molto bello, Il criceto, costato 9.500 lire nell'85, credo, perché è tutto illustrato. Poi io nell'ultima live vi ho fatto vedere questo libro, quindi andate a vedere l'ultima o la penultima live, non mi ricordo, ne ho parlato soprattutto di questo libro, Il criceto, molto bello. I 7 criceti per no, i 7 criteri per valutare la buona salute di un criceto prima dell'acquisto. Ecco, perché purtroppo a volte uno, soprattutto negli allevamenti intensivi, che non deve mai andare lì, compra degli animali che vengono gravemente malati e ti dicono: se vuole lo cambiamo. Ma uno rimane affezionato all'animale, sente di tradirlo e poi magari gli muore precocemente, oppure lo deve curare a vita e l'animale non vive felice, perché molte volte praticano l'incesto selettivo negli allevamenti per mantenere pura una specie. Quindi, se potete, i criceti, i roditori, i cani, i gatti, qualsiasi animale, compratelo in piccoli allevamenti, non in allevamenti intensivi, perché in questo modo sarà geneticamente più sano. Allora vi ho dato anche questo consiglio di passo. Mi raccomando, se volete sostenere questo canale, abbonatevi. Se volete sostenere la produzione di altri video live premier sul tema del conflitto fra Russia e Ucraina, e suggerirmi degli argomenti di cui parlare del conflitto, allora fate clic in grazie sotto il video. In una live vi ho fatto vedere qual è il bottone, ma accanto a condividi c'è il bottone grazie, e allora così mi darete, invece di abbonarvi state dando un unico donativo, e in questo modo io parlerò, se riceverò il vostro grazie, più sarà alto il grazie economicamente parlando, e più io tratterò i temi del video da voi, sul quale voi darete il grazie. Per esempio il conflitto tra Russia e Ucraina, che non verrà monetizzato da YouTube perché è un tema sensibile. Forse non lo tratterò più, l'ho trattato già nel passato, anche se non mi ha tolto la monetizzazione, non so perché adesso sì. E poi tratterò di qualsiasi altro tema. Se voi volete che io continui a replicare, date super grazie. Ciao, mi raccomando, fate i bravi.